Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio mostrarvi un prodotto nuovo che mi ha mandato la Pedal Sprint. È una centralina, non è una centralina come potrete magari pensare che cambiamo la centralina dell'automobile, quindi rimappiamo la centralina, ma è una centralina dedicata al pedale del gas. Sapete che il pedale del gas delle macchine moderne non è fatto più come una volta, che è collegato tramite un cavo al corpo farfallato e quindi apre meccanicamente la valvola del gas, quindi del corpo farfallato, ma il pedale del gas oggi è elettronico. Vi ricordo che la mia auto è una Dacia Sandero a GPL benzina 1000 turbo. I ragazzi della Pedal Sprint nel dubbio mi hanno mandato due centraline. Io una l'ho già provata e ho già trovato quella che è corretta per questo tipo di automobile. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento, un like e di commentare e condividere questi video. Vediamo cosa troviamo all'interno della scatola. Io ne ho due, una non l'ho neanche scartata e la renderò indietro, mentre la PDL 19V1 è segnata come Renault e Nissan, è quella corretta. All'interno della scatola troviamo ovviamente le istruzioni, ma la prima cosa importantissima ci dice che dobbiamo scollegare il cavo negativo dalla batteria per escludere la batteria durante il montaggio e l'eventuale smontaggio. Semplicemente c'è la nostra centralina piccolina, ci sono anche i collegamenti. Andiamo a scollegare il pedale del gas, colleghiamo questo al suo posto e questo lo colleghiamo al vecchio cavo che andava al pedale, quindi facciamo in modo che questo sia nel mezzo e faccia da ponte. Una volta montata si può nascondere all'interno dell'abitacolo e magari con una fascetta fare una cosina carina. Per prima cosa scolleghiamo la batteria dell'auto. Molto bene, nel caso della Dacia Sandero non c'è bisogno di smontare niente, perché ho visto che in alcuni casi bisogna smontare tutta questa pacca di plastica qui, perché nasconde il nostro collegamento, quello che ci serve del pedale del gas. Invece nella Dacia non c'è bisogno, perché ci infiliamo qua sotto, lo spinotto che ci serve è quello lì. Per staccarlo, spingere bene da questa parte qui e si sfila. Vedete? Adesso si è sfilato e lo posso togliere. Il pedale del gas è scollegato. Questo spinotto che abbiamo appena scollegato va collegato un capo, sarebbe questo, quindi questa parte qui va collegata al vecchio spinotto. Adesso manca collegare quest'altro che colleghiamo direttamente al pedale. Fatto. Allora, questo qui lo possiamo nascondere dove vogliamo, si può fascettare e si può trovare uno scanso dove non dà fastidio, ce ne sono tantissimi. Qui attacchiamo la batteria. Questo dispositivo funziona con la propria applicazione e per settarla chiederanno delle informazioni, quindi numero di telefono. Bisogna fare settings, bisogna che inserisci il codice che si trova sul retro della centralina. Lo inseriamo, lui farà una sorta di sincronizzazione, ve lo dirà, e poi vi chiederà di stare il pedale e spingete ok, e poi affondate col pedale e spingete ok. A quel punto lì vi dirà che è tutto settato e quindi il telefono comunica con la centralina, quindi è una cosa veramente semplice e immediata, ci vuole un minuto. Poi vi riporterà su questa schermata nella quale potrete scegliere Maps Selector. Gli do l'ok, ti dice questa applicazione potrebbe distrarti dalla guida perché ovviamente non si deve usare mentre giriamo, e qui ci sono una serie di mappe. Queste mappe qui, vedete, la mia è su Comfort perché io prima me le ho provate un po' tutte. L'ultima che ho provato è stata Comfort. Una volta che spegnete l'auto e riaccendete, lui si ricorda quello che avete selezionato prima. E abbiamo Eco più, quindi la super economica. Eco off vuol dire che non funziona, quindi sarà presente la centralina che farà ponte ma non influirà sulla guida. Poi c'è la mappa Comfort, Sport e Race. Race, ragazzi, fa paura. effettivamente si sente molto. Poi io vivo in salita e in salita da tutto, effettivamente fa tanto. Questa l'ho provata prima, è tanta roba. Una cosa che è utile è questa. Vedete che c'è scritto pedal block? Io spingo il pedal block, lui esclude tutto, io accendo l'auto, guardate, il gas, la macchina non funziona. Quindi diciamo che se dovete parcheggiare l'auto in un posto che non vi piace o dovete lasciare la macchina per diversi giorni ferma, questo è una di quelle cose utili. Se io strappo la centralina e riattacco i collegamenti originali, funziona di nuovo la macchina come prima, però è un passaggio in più che magari uno non è pronto a sapere se vi vuole rubare la macchina, e quindi nella fretta magari non ve la ruba. Tolgo il pedal block e adesso funziona la macchina. Ok, bene, vi ripeto, Race è una figata totale perché
la macchina è molto più reattiva. Qui parliamo di modo di far aprire la valvola del corpo farfallato, ok? Quindi diciamo che se io in comfort spingo il pedale a fondo, l'auto salirà di giri in un certo modo. Se io vado su sport e race, la valvola si aprirà più velocemente e in maniera diversa, e quindi l'auto sarà più reattiva. Questa modifica non cambia i cavalli della vostra auto, cambia il modo, l'esperienza di guida. E la macchina sembra che ha più potenza, sembra veramente che abbiamo agito sulla centralina, che la macchina abbia qualche cavallo di più. È semplicemente più reattiva e più pronta. Possiamo togliere quando vogliamo, la possiamo inserire quando vogliamo. Se mi sono divertito a guidare con questo tipo di cosa, sì, di brutto. L'applicazione è facile da utilizzare, l'installazione è rapidissima. Io facendo il video ci ho messo un po' di più, ma in 3 minuti, quando l'ho provato la prima volta, era già tutto pronto, installato e funzionante. Mettere a confronto questa modifica con una modifica alle mappe ovviamente è un altro tipo di cosa. Cambiare la mappa dell'auto è un'operazione illegale e non reversibile, a meno che noi non torniamo da quello che ce l'ha fatto e facciamo risistemare la mappa. Quindi attenzione a come valutiamo questo tipo di modifiche. Ragazzi, spero di essere stato utile. In descrizione trovate ovviamente il sito internet e il modello di questo tipo di centralina che va bene per la mia Dacia Sandero del 2021. Vi rilascio tutti gli altri miei video. Mi raccomando, seguitemi su TikTok, perché sto postando un sacco di video su TikTok. Seguitemi su tutti i social, Facebook e Instagram. Iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!